Salve a tutti. Allora, in questo nuovo video vedremo come montare i coprimani al nostro scooter. I coprimani che ho acquistato io sono quelli della marca OJ, li ho testati già un anno, ovviamente in estate li ho smontati e adesso che fa freddo, temperatura esterna sono intorno va da un minimo di 2 a un massimo di 8 gradi, andremo a rimontarle sullo scooter e questi sono davvero utili contro la pioggia e contro il freddo. Infatti, nonostante io abbia tanti tipi di guanti non riscaldabili a batteria, io ho tanti guanti invernali, ma comunque quando le temperature esterne sono bassissime, le dita delle mani tendono a congelarsi. Invece utilizzando in modo combinato coprimani e guanti invernali, in questo caso riusciamo ad avere le mani che non si congelano. Tutti i tipi di guanti che io ho acquistato e utilizzato potete vedere in un altro video che già ho effettuato, già ho messo su YouTube, magari metto il link in descrizione o nella scheda, in modo tale che vi fate anche un'idea sui diversi tipi di guanti che ci sono, i pro e i contro. Il vantaggio di questi coprimano della J sono dei coprimano universali. Allora, per sapere il coprimano che va a destra e a sinistra bisogna guardare all'interno dell'etichetta, in questo caso è scritto right, quindi va messo a destra, nell'altro ovviamente a sinistra. Come potete vedere qui ci sono dei fori. Qua c'è un foro universale all'interno del quale va messa la leva del freno e qui invece c'è il foro dove va inserita la manopola. Il materiale all'interno è un materiale di tipo termico e quindi adesso andiamo a vedere come montarli. Allora, tenendo come riferimento il foro dove va inserita la leva del freno e dove va inserita la manopola, l'andiamo a inserire in questo modo. Dopo che lo fisseremo, qui c'è la parte dove va inserito il pollice per accendere gli abbaglianti o per suonare il clacson. Ora faccio passare questa parte in questo inserto della manopola per far aderire bene il coprimano alla manopola dello scooter. Dopodiché prendiamo questo cavo e lo facciamo passare intorno allo specchietto per tenerlo teso. Quindi lo passiamo intorno allo specchietto.
in modo tale che il coprimane viene tenuto forte verso sinistra. Ecco fatto, l'ho fatto girare un po' di volte intorno all'asta dello specchietto in modo tale che il filo non rimane a penzoloni. L'ho fissato facendolo passare all'interno di uno dei giri in modo tale che rimane bloccato. Quindi adesso il coprimanopole destro è montato, qui all'interno va inserita la mano. Poi quando lo scooter viene parcheggiato, qui ci sono dei bottoni per tenerlo chiuso, in modo tale che l'acqua non entra dentro. Quindi quando parcheggiamo chiudiamo i due bottoni e non entra l'acqua all'interno. Quando dobbiamo prendere lo scooter basta riaprirlo. Ecco fatto. Quindi il coprimano destro è stato inserito, adesso dobbiamo montare anche quello sinistro. All'interno vediamo la scritta left. Quando abbiamo montato tutto possiamo forare il tessuto qui all'interno, vedete dove c'è questa X, in modo tale che possiamo avvitarlo alla manopola. Quindi svitiamo il perno ed andiamo a infilare qui dove c'è l'apposito buco predisposto. E aggiungo una rondellina al perno in modo tale che è più facile avvitarlo, non rompiamo il coprimano. Con una mano all'interno teniamo fermo il coprimano perché avvitandolo forte tende ad andare verso il basso. Una volta che è stretto abbiamo terminato.
Mi raccomando, ogni tanto date una controllatina con la chiave esagonale, perché con le vibrazioni potrebbe tendere ad allentarsi il bullone, quindi ogni tanto dategli una stretta sia a sinistra che a destra. Allora, un ultimo consiglio che mi sento di darvi, però questo dovete deciderlo voi in base al vostro stile di guida, in base alla vostra sensibilità. Quando avete i coprimani montati, diminuisce la sensibilità nelle dita nel toccare e azionare i pulsanti di abbagliante, abbagliante, freccia destra, freccia sinistra, clacson, eccetera. Per cui se utilizzate dei guanti imbottiti o rinforzati invernali, fate difficoltà ad individuare la posizione dei pulsanti. Potete utilizzare invece dei guanti sempre invernali, meno rigidi, e che vi danno una maggiore sensibilità alla punta delle dita, in modo tale che riuscite meglio al momento dell'occorrenza a utilizzare i pulsanti che si trovano sul volante adiacenti alle manopole dello scooter. Quindi io utilizzo questi della Tucano, ma voi potete scegliere una qualsiasi marca di guanti che non sia molto rigida. Questi qua li utilizzo in inverno e in autunno quando non ho montato i coprimani, e invece utilizzo questi qua, sono più morbidi quando invece ho i coprimani montati. Ovviamente questo dovete vedere voi dove avete più o meno sensibilità sulla pulsantiera in base a come vi piace più guidare lo scooter. L'importante è che guidate in totale sicurezza. Bene, io spero che questo piccolo video sul montaggio dei coprimani, in questo caso della OJ, vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima occasione. Ciao!